Buongiorno a voi, grazie a voi che avete scelto comunque noi come punto di riferimento qui a Mammola. Io mi chiamo Francesca Randò, sono nata a Siderno il 4 novembre del 1978. La mia infanzia l'ho vissuta tutta qui a Mammola, crescendo qui nel bel paesino, e da lì comunque conoscendo poi, facendo comunque le scuole qui sempre nella mia zona, ho conseguito il diploma di perito per il turismo. Quindi ho bene o male sempre nel campo del turismo, solo che la ristorazione è tutto un altro campo. Sposandomi giovanissima ho intrapreso poi piano piano questa vita da ristoratrice insieme a mio marito. Mio marito da piccolino è cresciuto nell'ambito della ristorazione, ha conosciuto varie cucine in tutta Italia, però mantenendo sempre le proprie tradizioni e le proprie radici del proprio paese. Ha un bagaglio quindi culinario abbastanza ampio. E da lì io comunque insieme a lui abbiamo intrapreso questa attività di ristoratrice, cercando comunque di proporre la nostra tipicità, i nostri piatti personalizzati e cercando comunque di far rimanere molto contente la gente che viene comunque qui a far visita qui nel nostro bel paesino di Mammola. Che cosa, lei ci ha parlato ovviamente di suo marito, ma principalmente a lei che cosa l'ha portata a diventare ristoratrice? Mi ha portato comunque il discorso che comunque è un bel lavoro, è un lavoro che comunque ormai mi appassiona da 22 anni, non è un giorno, e quindi è stata anche una mia scelta, per poter comunque stare insieme a mio marito, a cercare comunque di avere la famiglia insieme, unita, e di cercare di crearsi qualcosa di diverso, perché bene o male il lavoro dal punto di vista del turismo io ce l'avevo, facevo la guida turistica, lavoravo comunque in agenzia, però ho voluto cercare di fare altro per cercare comunque di trovare un lavoro nuovo, un lavoro che comunque mi piace, mi porta a stare a contatto sempre con la gente e soprattutto a parlare con la gente, quando specialmente mi chiedono del mio paese e della storia, comunque anche dei nostri piatti, quello principalmente. E niente, ho formato la mia famiglia qui a Mammola e ormai da 17 anni che siamo qui a Mammola. Abbiamo comprato il nostro ristorante, abbiamo la nostra cucina, i nostri piatti e la nostra famiglia sta crescendo nel nostro ristorante. Lei ci ha parlato di questa grande passione. In ambito ristorativo si caratterizza portando ovviamente dei piatti in tavola e avendo a che fare ovviamente con numerosi clienti che vengono qui nel suo ristorante. Volevo chiederle qual è il piatto che ama di più nel suo ristorante e qual è quello che lo rappresenta di più? Allora, noi abbiamo cercato di creare dal piatto tradizionale a un piatto personalizzato, perché bisogna comunque personalizzare anche la propria cucina cercando di creare piatti nuovi. Noi siamo partiti dal nostro piatto tradizionale, sarebbe la pasta fresca di Ermano col sugo dello stocco, di che poi alla fine cottura verrà messa una spolverata di ricotta affumicata sempre di Mammola, perché noi oltre al pesce stocco abbiamo anche i formaggi e i funghi porcini. E l'altro piatto che è il nostro piatto personalizzato sarebbe uno sciolatiello, una pasta tipica fresca, tipo una linguina più grossa, più stretta, fatta col pesto di pistacchio di Bronte e stocco. È un piatto in bianco, rivisitato, perché comunque abbiamo visto che la gente piace la particolarità, il piatto nuovo e il piatto diverso, però i nostri piatti il nostro piatto tradizionale non bisogna mai abbandonarli, bisogna cercare sempre di anteprima, di portare sempre prima questo piatto e poi piano piano di cercare di creare dei piatti nuovi, dei piatti diversi. E poi innanzitutto abbiamo anche il piatto forte, lo stocco alla mammolese. Sarebbe un bel pezzo di filetto di stocco fatto col sugo, le patate, le olive e peperoncino secco intero. Le patate sono le patate nostre stramontanee, poi abbiamo il pomodoro nostro che viene inizialmente fatto a polpa e poi fatto macinato, cioè frullato per poterlo farlo bello normale per metterlo nello stocco, e poi abbiamo le nostre olive. Noi vantiamo anche da un tipo di qualità di olive, sarebbe la geracesi mammolese, e il peperoncino secco. E quest'anno l'ho seccato io, l'ho messi belli al sole, l'ho seccati, l'ho fatti a collana e l'ho seccati al sole. E quello è il tocco finale del nostro piatto tradizionale, perché comunque è la tipicità, la particolarità e più che altro il piatto tradizionale, perché comunque lo stocco è inizialmente il piatto dei poveri
il piatto che ognuno cucinava nelle proprie case, perché era la cosa che costava di meno e che dava energia a chi andava comunque a lavorare soprattutto ai campi, perché comunque Mammola vanta anche di quello, dal punto di vista del commercio, la gente che andava a lavorare nei campi per conto di altri e doveva darsi forza, e l'unico piatto comunque che costava poco era il pesce stocco. Le volevo chiedere, Mammola, come abbiamo diciamo appunto detto, si trova ovviamente ai piedi dell'Aspromonte ed è principalmente conosciuto per lo stoccafisso. Ci può descrivere diciamo qual è la storia dell'arrivo di questo stock che arriva appunto dalle isole Lofoten che si trovano in Norvegia? Una delle tante, per tornare comunque al nostro mondo molto più attuale, molto più vicino a noi, è del terremoto del 1908. L'unica persone che sono venute in aiuto comunque navigando per mesi e mesi di navigazione sono stati i norvegesi, che allora venivano chiamati i vichinghi. E l'unica cosa che loro giustamente potevano portare dopo lunghi mesi di navigazione era questo pesce secco, perché lo stocco, diciamolo, è pesce secco, viene poi lavorato con l'acqua di Mammola, con la nostra acqua di alta montagna. E da lì si è visto che comunque piano piano con l'acqua della montagna lo stocco veniva spugnato in modo naturale. Deve avere i suoi tempi, tot giorni, e piano piano lui si lavora e cresce su, cioè dal secco arriva allo spugnato, viene battuto, selezionato, ha vari processi di lavorazione, sembrano facili ma non lo è, e da lì una volta che è già spugnato viene messo comunque sul mercato e venduto. Allora le hanno dato alla gente per dare comunque sostegno, per aiutarli, perché comunque avevano perso tutto, non avevano più niente. Quindi si è visto però soprattutto che l'acqua è di alta montagna, e da lì siamo arrivati a Mammola, perché l'acqua di Mammola ha degli elementi importanti come che comunque è ricco di calcio, ferro, magnesio, delle sostanze comunque che hanno fatto sì che lo stocco si spugna in modo naturale, senza aggiunta né di calcio né di bicarbonato. Sono delle cose importanti, delle cose che concernono anche la tipicità della cucina e la tipicità del prodotto, perché deve essere genuino. Per poter aver avuto il marchio che noi abbiamo avuto dopo tantissimi anni, e per questo l'abbiamo avuto, principalmente perché comunque lo stocco viene lavorato in modo naturale, senza aggiunta di niente. Ha i suoi tempi, deve stare 8, 9, 10 giorni. Questo comunque lo vede lo spugnatore stesso, per quanto è la pezzatura. Più la pezzatura è grande e più ha bisogno di essere lavorato, di essere messo sotto l'acqua corrente. E da lì poi viene le nostre tavole. E l'altra parte più importante è la selezionatura, quella che mio marito fa puntualmente ogni giorno quando ci portano lo stock, perché viene selezionato lo stock. Ogni parte deve essere selezionata per tutto quello che a noi serve. Non è facile, perché è molto particolare e deve essere comunque fatta in modo comunque attento, perché se no lo stock è più quello che si butta che quello che si utilizza poi alla fine. Cos'è per lei la tradizione in generale? La tradizione è la nostra storia, la storia dei nostri avi, del nostro paese e tutto quello che concerne della nostra vita, perché sono cose importanti che uno deve sempre saperle, perché comunque la tradizione è la storia della nostra vita, la storia di quello che comunque è successo nel nostro paese e nelle nostre famiglie. Ed è bello comunque saperlo, essere a conoscenza e cercare anche di dirlo anche agli altri, perché comunque è la storia di tutti noi. È una cosa che comunque uno non può mai dimenticare, deve cercare sempre di approfondire e di sapere sempre di più, che tante volte anche noi stessi tante cose non le sappiamo. Dobbiamo saperle soltanto quando noi andiamo a scoprire, andiamo a cercare di capire che cosa è successo prima, durante e dopo. E niente, la Mammola comunque è un bel paesino, ricco di tanta natura, di tante bellezze, di tante comunque palazzi comunque, perché vanta di un paese abbastanza nobiliare anche Mammola. Abbiamo dei palazzi feudali, dei palazzi comunque che ripercorrono la storia di persone importanti, di famiglie nobiliari. Molta gente ormai è emigrata, è andata via, però ai tempi che furono abbiamo dei palazzi che comunque rispecchiano la storia di Mammola, la storia delle persone che comunque stavano bene e avevano comunque tanti terreni e tanta gente che lavorava per conto loro. Quindi per questo il paese era abbastanza popolato. Poi con le varie alluvioni
e la gente comunque è dovuta emigrare per bisogno, perché comunque le famiglie erano numerose e giustamente dovevano dare aiuto e sostegno a tutta la famiglia. E alla fine comunque siamo rimasti con i palazzi nobiliari e con le varie chiese. Abbiamo le chiese, che ogni chiesa rispecchia ogni tipo di architettura, ogni tipo di stile, ed è per questo che comunque molta gente che viene a far visita nel nostro paese, soprattutto a far visita nei nostri ristoranti, le nostre cucine, poi cerchiamo di indicargli di andare comunque a fare un giro nel paese, a cercare di scoprire la storia anche di Mammola, perché ormai Mammola è conosciuta a livello culinario, a livello comunque per il pesce stocco, però abbiamo anche i funghi porcini che sono molto buoni, abbiamo le nostre montagne che è molto ricca di funghi porcini e abbiamo ancora molta gente che lavora anche ai formaggi, come la ricotta affumicata, formaggio di pecora, formaggio di capra, sono cose tipiche che completano la buona cucina, la cucina mediterranea, la cucina tipica e la cucina dei nostri paesi. Quello è il discorso che comunque deve essere comunque sempre fatto in questi paesini e dobbiamo cercare di mantenerli vivi, se no non saremmo neanche qui neanche noi. Noi siamo voluti fortemente tornare nel nostro paese per far crescere i nostri figli nel nostro paese con le nostre tradizioni e le nostre radici, e soprattutto perché abbiamo le famiglie che ancora ci aiutano, ci sostengono e giustamente piace comunque stare tranquilli. E nei paesini interni si sta tranquilli, si possono comunque vivere le cose tipiche che abbiamo vissuto anche noi da piccolini, quello principalmente. Una cosa che è presente nel sud Italia, proprio caratteristico, ed è un vanto non solo a livello europeo ma anche globale, è la dieta mediterranea. Puoi descriverci in poche parole cos'è per te la dieta mediterranea? La dieta mediterranea è il piatto genuino, la genuinità del piatto, perché una volta che arriva comunque al tavolo al cliente deve essere comunque, dietro c'è una lunga storia. In quella mezz'ora, in quell'oretta che viene preparato il piatto, bisogna capire che in quel piatto c'è tutta la cultura mediterranea, tutta la tradizione della dieta mediterranea, dall'olio, dal pomodoro, dal basilico, dal prezzemolo, da tutto quello che concerne il piatto tipico, perché comunque bisogna lavorare sulla qualità del prodotto, lavorare sulla qualità e lavorare soprattutto sul prodotto chilometro zero, cercare di capire, cercare di trovare le persone comunque che vi danno un prodotto tipico, perché comunque ormai non ci sta più nessuno, quindi ormai i terreni sono molto anche abbandonati, però se uno riesce a capire, a trovare le persone giuste che vi danno un prodotto tipico, quello va benissimo. Non per questo noi siamo anche in linea Slow Food, Osteria d'Italia, siamo rientrati ormai da tantissimi anni, anche quest'anno, e quindi che significa? Completa anche tutto il percorso, tutto il lavoro che noi abbiamo fatto in 17 anni che siamo qui a Mammola, perché ora fa 17 anni che siamo rientrati nel nostro paese e che abbiamo formato su il nostro ristorante, la nostra cucina, e per questo a noi ci hanno dato il marchio, perché noi rientriamo in quel circuito di tipicità, dieta mediterranea e di piatto tradizionale, piatto fatto comunque con prodotti tipici locali. Abbiamo fatto anche una volta siamo rientrati tramite la Camera di Commercio con la dieta mediterranea e hanno fatto un percorso sulla dieta mediterranea con il prodotto chilometro zero e noi siamo rientrati proponendo i piatti tipici, i piatti che comunque noi concerne la tipicità, la tradizionalità delle nostre famiglie, perché comunque il piatto più tipico, più semplice è lo stocco alla mammolese e la pasta quella fatta con la pasta di Ermano con sugo dello stocco. E non peraltro c'è anche l'insalata di stocco, che sarebbe lo stocco fatto a cubetti crudo, si intende condito solo con il limone, sale, olio, prezzemolo e origano. Piatti semplici, piatti genuini e piatti che rispecchiano la tradizione e la tipicità tipica del nostro paese. La ringraziamo ovviamente per l'ospitalità e per la sua bellissima storia, culinaria e non. No, niente, grazie a voi che mi avete avuto l'opportunità di potervi comunque parlare del nostro paese, della nostra cucina e del nostro ristorante. Grazie a voi, in bocca al lupo. Grazie.